I'm Gerald Pollack, Sono Gerald Pollack, professore all'Università di Washington a Seattle and author of e the autore fourth di La quarta phase fase dell'acqua. of water. My latest book, Il mio which is ultimo why libro, I che è il motivo di questa present it to you, presentazione, is si called chiama Charged: Charged, The il ruolo Unexpected inaspettato Role of dell'elettricità nel Electricity and the funzionamento della Workings natura. of Nature. Why electrical charges in nature? Perché le cariche elettriche in Well, natura? Beh, as da an studente undergraduate, universitario ho studiato ingegneria elettrica, I studied quindi ho acquisito una electromagnetic, so certa I did conoscenza get dei some principi grounding in the dell'elettricità. principles of electricity. And early in my career, I E was all'inizio exposed to della mia something that carriera mi I sono didn't imbattuto in understand. qualcosa che non capivo e Finally, che I did finalmente poi understand ho compreso. La carica that elettrica aveva electrical profondamente charge had qualcosa a che something fare con to do questo with e anche altri fenomeni che some sono in qualche other modo phenomena that vagamente are sort of correlati. loosely related to that, and it had to do with sailing. So I moved from the East Coast E aveva a che to fare Seattle con la at the vela. University of Washington, Così mi sono and trasferito I dalla think costa est a perhaps as a Seattle, lure all'Università di Washington, to e make credo che new forse per faculty attrarre members nuovi membri alla welcome, facoltà they offered offrivano sailing lezioni di vela. classes. Il As a nord-ovest Northwest, è pieno full di of winds vento e and di full of acqua e la water, vela lì è molto sailing was popolare. very popular. So I signed up for the Così mi sailing sono course, iscritto al corso and di vela dove mi they hanno offerto offered un a book, and libro che ho I purchased the comprato book e and iniziato a started leggere. reading the Ho book, capito rapidamente come and si poteva I andare could con il quickly vento di poppa understand quando si naviga. how you could go Il downwind vento, la in vela sailing. prende il The vento sail spinge la barca e la catches the barca va wind, di and the poppa. wind pushes the boat goes downwind. Ma ho But I scoperto found che le out that barche a vela sailboats potevano also go andare anche upwind, controvento, exactly di bolina. upwind, Beh, non esattamente controvento, typically ma in genere, come i tipi di kinds of barche su cui boats stavamo which imparando a navigare, we potevano sail, andare forse a they would go 45 gradi perhaps rispetto alla 45 direzione del degrees off vento. the apparent wind. So there's a component of force that goes Quindi c'era into una the wind, componente di forza che andava and I nel really vento couldn't put my head e io non around riuscivo davvero going a into the capire wind. come The potesse book andare described it. I spent controvento. a Il few libro lo chapters and I descriveva. Mi figured sono that, dedicato a qualche capitolo a e ho boat could do immaginato it, che la and the barca book potesse described it, and farlo. therefore Il libro lo descriveva the book e quindi i principi principles must dovevano be essere ben understood compresi as come described descritti in the nel book. libro. Ma But it ancora still non aveva seems to senso me, per me. Ho I figured pensato che it must doveva be a essere una deficiency mancanza on da my parte part. mia, che sai, pensavo di poter capire I le cose thought I could abbastanza understand bene, things pretty well, but ma a quanto pareva non couldn't riuscivo a understand capire this. questo. Well, then I found out later that there are Beh, poi boats ho that go scoperto in not seguito che ci sono 45 barche degrees che non off the vanno a wind, but 45 gradi di bolina, boats that barche che participate in partecipano alle regate, barche da racing boats. regata, che possono They could fare do qualcosa come something 30 like gradi di bolina. 30 degrees off the wind. And then, to my astonishment, E poi, con much mio grande later, stupore, I molto più found out that there tardi, are ho boats that scoperto che go ci sono only barche che 5 vanno a to 6 soli 5 o 6 degrees gradi off rispetto the alla apparent direzione del wind. vento, quasi That's almost direttamente directly controvento. into the wind. Now, does that make sense? I learned quite a bit about forces and Ora, ha the role of senso? forces Ho imparato un in bel po' nature sulle and forze e sul ruolo engineering, delle forze in and this natura e is it's nell'ingegneria, like e questo non aveva I'm blowing senso. a fan È on come se you, io ti stessi soffiando addosso con un you decide ventilatore to go e tu ti backwards, aspettassi di andare but in fact indietro, ma in you're coming realtà stai toward the andando fan. avanti, verso il Completely ventilatore, opposite to what completamente you'd expect, opposto a and I quello simply che ti couldn't understand aspetteresti. that. And Semplicemente non finally, riuscivo a I capirlo came e to the alla fine sono conclusion that, arrivato alla conclusione che, maybe beh, everything sai, that you read forse in the tutto ciò che textbook is leggi not nel libro di necessarily testo correct. non è necessariamente corretto. That was, and eventually, I recognized that E alla fine ho what capito che played ciò che central role giocava un ruolo was the centrale era la force of forza delle electrical cariche charges elettriche, che repelling, si attracting respingevano e si when attraevano l'una not con only in l'altra. sailing, but E non also in solo nella other navigazione a vela, phenomena ma anche in altri fenomeni in in natura, nature, in many molti altri other fenomeni. phenomena. And we think that Pensiamo charge che le forze di forces, carica are siano trivial. banali. Most people think so. Penso che la maggior parte delle But persone la pensi it's not così, the case. ma non è It's not così. the case at all. And In I realtà would non è like to share affatto with you così. something that E vorrei comes from condividere con voi not from qualcosa che non viene da Richard me, ma da Feynman. Richard And Feynman. Feynman was Feynman è stato un Nobel fisico winning Nobel, considerato da physicist, and molte he was persone considered by many l'Einstein people della seconda to metà be the del XX Einstein of the secolo, second half of e nel suo the libro di 20th lezioni century. discute cosa And in succede o quanto in possono his essere grandi le book forze of delle lectures, cariche, e lo he illustra con un esempio discusses what interessante. happens
Quindi lo sto rivedendo solo leggermente. Quindi diciamo che tu e il tuo partner vi sdraiate, voi a terra e il vostro partner sospeso sopra di voi a 1 metro o 3 piedi sopra di voi. Il modo non è troppo importante, potrebbe essere un'amaca o qualcosa del genere. Il tuo partner sta riposando sull'amaca e quindi supponi che tu possa rimuovere l'1% di tutte le cariche positive dal tuo corpo e l'1% di tutte le cariche positive nel corpo del tuo partner. Ognuno di voi così ha una carica negativa. Ora, se tu hai una carica negativa e il tuo partner ha una carica negativa, vi respingete a vicenda. Beh, tu non puoi scendere verso il basso perché sei sdraiato a terra e il terreno è solido, ma il tuo partner potrebbe effettivamente salire. La domanda è: quanto è forte questa forza? O in altre parole, quanto peso avresti bisogno di mettere sul tuo partner in modo da impedirgli di risalire verso l'alto? Ho fatto questa domanda molte volte a molte persone perché è una specie di problema quesito e divertente e ho ricevuto risposte del tipo: oh beh, forse 50 libbre o 100 libbre o forse il peso della persona. La vera risposta, come calcolata da Feynman, che è considerato uno dei migliori matematici al mondo, è che il peso che dovresti mettere sul tuo partner per evitare che salga verso l'alto è uguale al peso della Terra. Fenomenale. Ora, se questo non dimostra che le forze di carica sono immense, non sono sicuro di cosa lo dimostrerà. Quindi l'argomento del libro ha a che fare con fenomeni quotidiani, che si vedono continuamente, che pensi di capire, ma il libro dimostra che c'è abbastanza disaccordo con i fatti che in realtà non li comprendi. E le cariche si rivelano estremamente importanti. Quindi l'argomento del libro, come ho detto, tratta fenomeni del quotidiano e, oltre alle barche a vela, affronto molte domande. Ad esempio, cosa fa girare la Terra ogni 24 ore? Gira e ha bisogno di una forza che la fa girare. Dov'è questa forza? Come si alza? Cosa fa soffiare il vento? Sei seduto su una barca a remi in mezzo a un lago e all'improvviso il vento soffia. Arriva una folata di vento. Come fa a succedere? Quali sono le cause? E poi c'è il meteo, a cui ovviamente siamo esposti tutto il tempo. Semplici domande di cose che vedi ma a cui non pensi davvero. Come si forma una nuvola? Una nuvola sembra terribilmente misteriosa. E cosa sospende la nuvola nel cielo? Sai, se prendi una goccia d'acqua e la nuvola è piena di goccioline, se prendi una goccia d'acqua e la lasci andare, scende, ma la nuvola rimane in alto, per lo più rimane in alto. Perché? Perché rimane su? Quali sono le forze coinvolte in questo? E poi a volte piove, le nuvole liberano la loro acqua, ma non sempre. Quindi, cosa accende l'interruttore? Come decide una nuvola o cosa decide se piove o non piove? E cosa crea un tornado che può sollevare uno scuolabus? Come funziona? Sai, queste cose accadono, ne sentiamo parlare regolarmente, ma non ne comprendiamo nessuna di loro. E poi c'è un altro problema, la forza di gravitazione. Sai che la tua parte posteriore preme saldamente sul sedile del water ed è perché le masse si attraggono. Ma come si spiega questo? Una scoperta pubblicata da un gruppo italiano, un gruppo che misura continuamente la forza gravitazionale, rivela che in estate questa forza è più alta che in inverno. Strano. Come funziona? E un altro gruppo, un gruppo del MIT, ha scoperto che la forza gravitazionale è soggetta ad una periodicità.
è periodica 24 ore su 24, più forte in un intervallo di 12 ore rispetto alle 12 ore successive e si ripete. Cosa succede? Come può essere se la forza è semplicemente una massa che attrae un'altra massa? E poi, infine, il volo. Tutti noi pensiamo di capire il volo, giusto? Voliamo in un Boeing, forse un 747, e immaginiamo che sia dove vogliamo andare. La teoria che circola da un po' di tempo è che l'aereo raggiunge la portanza in virtù della curvatura dell'ala. La parte superiore dell'ala ha una forma aerodinamica e la parte inferiore è piatta. E per questo motivo, secondo il principio di Bernoulli, perché il percorso di una molecola d'aria è più lungo in alto che in basso, la pressione sulla parte superiore è inferiore a quella sulla parte inferiore. L'aereo raggiunge la portanza in questo modo e questo principio è osservato non solo negli aerei, ma anche in una certa misura negli uccelli. E sapete anche come alcuni di questi possono volare senza battere le ali. Quindi, se questo è vero, allora come spieghiamo che puoi comprare un aereo per hobby, io l'ho fatto, con le ali che sono piatte in alto, assolutamente piatte e piatte in basso, e che questo vola perfettamente. Puoi farli volare così come sono, o puoi attaccarci un motore e farli volare, ma non hanno nessuna curvatura in alto. Come funziona? E che dire degli aeroplani di carta? Non c'è curvatura lì. Forse i vostri aeroplani di carta possono andare solo per 3 metri o giù di lì, ma il record, se ricordo, da qualche parte è intorno ai 60 metri, quasi le dimensioni di uno stadio da baseball. Nessuna curvatura, ma volano perfettamente. E poi ci sono aerei che volano a testa in giù. E perfino un rapporto di qualche anno fa riportava un avvistamento di uccelli che volavano a testa in giù. Ora, se è la parte superiore della curvatura delle ali che le tiene in alto, allora ci si aspetterebbe che se volassero a testa in giù precipiterebbero. Ma ovviamente non precipitano. E poi un altro esempio sono gli insetti. Alcuni insetti possono volare dritti verso l'alto. Come fanno con le ali piatte? Come fanno a volare verso l'alto? Non c'è nessuna curvatura. Quindi queste sono tutte, potremmo dire, imprese acrobatiche. Le vediamo continuamente, ma non pensiamo mai che ci sia una qualche violazione del principio di Bernoulli. Come funzionano queste cose? Ed è possibile che in qualche modo siano coinvolte delle cariche? Naturalmente, quello che dimostrerò è che sono coinvolte in modo centrale nel volo, sia nel mantenere l'aereo o gli uccelli in alto, che nello spingerlo nella spinta in avanti. Quindi il libro affronta tutti questi fenomeni, più altri fenomeni che salterò qui, e offre una comprensione diretta basata sulla forza delle cariche elettriche. La carica elettrica è assolutamente centrale per tutta la natura e cerco di spiegarlo come funziona in termini semplici da capire, resi più semplici dai bellissimi diagrammi di mio figlio Ethan, che è un artista di talento la cui arte è semplicemente bella, e illustrazioni a colori che hanno anche una sfumatura di umorismo. Cerco di spiegare con verbosità, cerco di rendere davvero semplice e diretto il tutto, in modo che non sia necessario un dottorato di ricerca in fisica per capire cosa sto presentando. È abbastanza semplice e diretto. Spero che vi divertiate a leggerlo tanto quanto mi sono divertito io a scriverlo. Grazie. Thank you.